Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Napoli-Atalanta si è conclusa con due casatelli e una pastiera, quella che probabilmente hanno mangiato i calciatori di Calzona prima di scendere in campo. Questa è l'unica spiegazione ad una prestazione scialba e vergognosa. L'atteggiamento dei partenopei è stato quello di una squadra giunta alla fine del campionato senza obiettivi da centrare. Eppure, nonostante sia complicato, l'obiettivo quinto posto era sicuramente alla portata dei partenopei. Dopo la sconfitta di oggi è ancora più difficile pensare in positivo, non tanto per il risultato quanto per l'atteggiamento in campo dei calciatori. Ne parliamo tra un istante, ma prima vi invito a iscrivervi al canale. Napoli-Atalanta è stata una partita anticipata da fin troppe polemiche. Ricordo la rabbia di De Laurentiis che mai e poi mai avrebbe voluto giocare di sabato, e poi la vicenda Juan Jesus Acerbi che ha monopolizzato l'attenzione per circa 2 settimane. Nel frattempo Gasperini ha pensato solo alla partita di oggi ed ha vinto. Io non vorrei sentire società e tifosi cercare alibi, giustificazioni e così via. Non venitemi a dire che Calzona non ha avuto il tempo di preparare la partita. È una scusa che viene meno quando è evidente che il piano gara era la palla lunga su Osimhen. Per queste cose non serviva Calzona, ma bastava Mazzarri o persino Garcia. Un Osimhen che oltretutto è sempre più simile a quello della gestione Gattuso, ovvero un calciatore tecnicamente limitato, per quanto i fanboys possano dire il contrario. Un calciatore che Spalletti aveva migliorato tantissimo, ma supportato da tutta la squadra. Oggi Osimhen è un palo dell'illuminazione stradale, non si muove, Yen lo ha annientato, l'ha reso inoffensivo. Ma siamo sicuri che a fine stagione arriverà qualcuno con 130 milioni per il nigeriano? Qui c'è il pericolo che De Laurentiis si ritrovi sullo stomaco un calciatore con un ingaggio da 10 milioni netti e senza la Champions League. E a proposito di movimenti, dove sono? I calciatori del Napoli sono fermi, non danno soluzioni di passaggio a chi ha il pallone, si nascondono dietro gli avversari che pertanto non devono neanche preoccuparsi di chiudere le linee di passaggio. È mancato il pressing. Se Carnesecchi è stato bravo in un paio di situazioni, Meret è stato determinante ad evitare una sconfitta ben più pesante. Sono 9 partite di campionato che il Napoli prende gol. Nel secondo tempo con i cambi la situazione è migliorata, ma di poco. Zielinski ha sicuramente avuto un impatto positivo come Ngonge, che quando entra non delude, ma è davvero troppo poco. Oggi il Napoli ha fatto un altro passo indietro quando avrebbe dovuto farlo in avanti. Non ho visto un briciolo di orgoglio nei calciatori, non ho visto agonismo e questo è peggio della sconfitta in sé. Ripeto, qui scuse non ce ne sono. Colpevole è De Laurentiis, ma le colpe sono equamente distribuite anche tra i tre allenatori che si sono susseguiti ed i calciatori. Ripeto, della formazione titolare oggi solo Meret è stato da 7, gli altri oscillano tra il 4 e il 5. Io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale e attendo i vostri commenti.